Ciao a tutti e bentornati al canale delle recensioni. Oggi andremo a recensire di nuovo un rugged smartphone, un brand che non ho mai recensito prima, AGM, e in questo caso abbiamo AGM H5 Pro. È uno smartphone per l'appunto, come vi dicevo, rugged, quindi resistente alle cadute, agli agenti atmosferici estremi, alla pioggia, polvere, insomma tutto quello che può succedere in un contesto di attività outdoor, anche magari in condizioni proprio estreme, ecco. È uno smartphone che ha delle peculiarità rispetto ad altri, quindi ha delle caratteristiche che lo rendono utile, quindi potrebbe essere magari particolarmente interessante per voi che cercate questo tipo di caratteristiche che vi offre AGM. Adesso andiamo a vederlo un pochino più da vicino, poi andremo a fare tutta una serie di test, diciamo quattro parole sull'hardware e poi andremo a vedere più a livello pratico come si comporta. Questa è la sua confezione, vi faccio vedere cosa vi viene spedito insieme allo smartphone. Ci sono dentro, c'è un piccolo manualetto di istruzioni, guida rapida, degli adesivi e poi abbiamo il nostro cavetto USB Type-C e il nostro caricatore da muro, cosa da non dare per scontato perché ormai moltissimi brand non vi inviano più nulla, vi inviano solo il cavetto se va bene. Ma diamo un'occhiata allo smartphone. Allora, vediamo innanzitutto che la scocca è, come tutti i rugged smartphone, molto robusta, davvero molto robusta. Ha una texture, sì, effetto carbonio, diciamo, dei bumper sugli spigoli, agli angoli, per attutire le cadute, cosa molto importante in un rugged smartphone, quindi resistente alle cadute da 1,5 m. Abbiamo i pulsanti qua laterali in alluminio con anche una zigrinatura. Sembra a livello costruttivo di sicuramente alta qualità la scocca e i dettagli. Qua c'è lo spazio per la SIM card o SD per espandere la memoria, perché la memoria è espandibile, ma vedremo meglio dopo. Qua sotto abbiamo, vedete, questo tappino in gomma per la ricarica tramite, adesso si fa un po' fatica ad aprire, per l'appunto perché è fatto apposta per essere totalmente impermeabile. Qua abbiamo la Type-C e da questo lato abbiamo anche la porta per l'auricolare. Anche questa cosa che non tutti offrono negli ultimi tempi, quindi grazie all'auricolare possiamo collegare le nostre cuffie eventualmente, oppure possiamo ascoltare anche la radio. Non è una cosa da poco conto perché questo è il suo altoparlante di AGM, è la cosa che contraddistingue questo smartphone, è un altoparlante davvero molto molto potente, dopo andremo a vederlo meglio. Comunque capite che con un altoparlante del genere questo smartphone può essere la vostra radiolina portatile nelle vostre attività all'aperto senza alcun problema. Ci sono oltretutto 4 fotocamere. Abbiamo una fotocamera principale da 48 megapixel della Sony, una macrocamera f2.4, quindi possiamo fare anche delle fotografie macro, quindi anche questo è un'altra cosa aggiuntiva che ci offre questo smartphone, una fotocamera macro dedicata, una fotocamera ad infrarossi da 20 megapixel, la fotocamera frontale da 20 megapixel per i selfie. Qui abbiamo il sensore di impronte digitali che funziona molto bene e credo di avervi detto tutto. Beh, anche qua i due pulsantoni, quello del volume e quello delle funzioni, anche questi zigrinati color nero. Andiamo un pochino a scorrere i menu dello smartphone per vedere la reattività. Allora, è abbastanza reattivo, non è lo smartphone più veloce in assoluto che abbia mai testato. È comunque, secondo me, abbastanza performante. Adesso andiamo a vedere comunque, facciamo un riepilogo assieme delle caratteristiche tecniche dello smartphone proprio dal sito di AGM. Vi dico quelle principali che interessano di più. Vabbè, le varie certificazioni per l'impermeabilità, la resistenza agli urti, alla polvere,
Questo smartphone può essere immerso per mezz'ora fino ad 1,5 metri di profondità, quindi è totalmente impermeabile. Lettore di impronte NFC, quindi c'è anche l'NFC eventualmente per i pagamenti. Visione notturna, come vi dicevo. Peso 360 grammi, è uno smartphone, è un mattoncino, è abbastanza importante, ma ovviamente se prendete un rugged smartphone non penso che siate in cerca dello smartphone più piccolo e leggero sul mercato, ecco. Allora, questo smartphone non ha il 5G, è 4G. Abbiamo come display 720x1006, quindi HD+. È un buon display, la qualità è soddisfacente, ecco, diciamo che anche qua non abbiamo un top di gamma assoluto, ma abbiamo un buon display, per vedere i video va benissimo. Fotocamera per i selfie, una 20 megapixel f2.2 della Sony. Fotocamera principale, quella da 48 megapixel, 1,79 di apertura, sensore Samsung. Macrocamera, questa da 2,2 come apertura, 2 megapixel. Camera notturna da 20 megapixel della Sony, molto interessante, dopo andremo a fare dei test, comunque è molto interessante questa fotocamera, videocamera ad infrarossi. Lo speaker è impermeabile, ovviamente non vi suggerisco di usarlo sott'acqua, tanto non sentireste la musica sott'acqua, cioè non sarebbe il caso. Comunque si può immergere. Bluetooth 5.0, come vi dicevo NFC, GPS, la batteria da 7000 mAh, ha un'ottima durata, è un telefono che dura veramente molto a lungo, anche se ci smanettate. C'è un'altra cosa interessante che non... Ecco, bene, avete visto, mi è caduto, fantastico, abbiamo fatto un test in diretta, mi è caduto tra l'altro di faccia sulle pietre, quindi non c'è trucco, non c'è inganno, è stato il bello della diretta, ragazzi. Vedete, qua c'è un segnettino, fortunatamente il display, vabbè, è sempre un display Gorilla Glass resistente agli urti e graffi, eccetera, eccetera. Comunque vi viene già inviato con una pellicola protettiva sopra ulteriore, quindi anche da questo punto di vista siamo tranquilli. Ovvio, non fate come me, non fatelo cadere mai di faccia sulle pietre perché potete avere il rugged smartphone più performante del mondo che il display si distrugge. Comunque, avete visto che abbiamo fatto questo test già abbastanza tosto, caduto di faccia sulla roccia e si è salvato. Beh, io credo che le funzioni principali le abbiamo riepilogate. Andiamo a vedere magari un video su YouTube, sul mio canale. Ecco, sentite la potenza dell'altoparlante. Ciao a tutti e bentornati al canale. Oggi torniamo finalmente a fare una camminata in montagna, un itinerario molto classico. Siamo in Val Formazza. Dunque, le temperature qui dentro oscillano tra i 3 e i 5 gradi della felicità di Jessica. Migliore rispetto a quello che c'era prima e che comunque probabilmente imperversa tuttora. Altra cosa da dire, importante, 8 GB di RAM, quindi una buona RAM, 128 GB di memoria interna espandibile, quindi abbiamo memoria all'infinito. Le 4 camere sono da intendersi 4, compresa quella frontale per i selfie, perché quell'altra che può sembrare una fotocamera è la torcia, quindi queste sono le fotocamere macro infrarossi e standard più la torcia. Ma come vi dicevo, la cosa veramente performante dello smartphone di AGM è la cassa audio posteriore che ha una potenza fino a 109 decibel. 109 decibel è veramente tanto come potenza. Non so se in questo video riuscirà a rendere l'idea, comunque è paragonabile a una qualsiasi piccola cassa portatile. Ma io ora andrei a fare qualche test sul campo. Oggi tra l'altro piove, è una bruttissima giornata e quindi andiamo a vedere un pochino magari
registrare qualche video, fare qualche foto. Poi vi farò vedere anche la qualità della fotocamera, videocamera di infrarossi. Adesso vi lascerò uno spazio con alcuni spezzoni di video registrati con lo smartphone, un rugged smartphone, così potrete farvi un'idea. E poi traiamo un paio di conclusioni su questo smartphone per capire se ne vale la pena o meno. Allora andiamo a fare un rapido test della videocamera frontale, quindi quella per i selfie. Facciamo anche un test di immersione dello smartphone. Adesso lo butto dentro al lavandino pieno d'acqua. Non so se mi sentite, adesso sei sott'acqua, non so se mi senti. Ciao. Ok, questo è il primo test di immersione, l'abbiamo fatto. Adesso andiamo a testare la fotocamera, videocamera. Non so se il microfono si sente, ovviamente è un test anche per verificare la capacità dei microfoni di registrare anche una volta otturati. Probabilmente la qualità audio adesso finché non si sciogherà bene non sarà ottimale. Andiamo a provare la fotocamera, quella da 48 megapixel. Allora, questa qui è la fotocamera da 48 megapixel. Io adesso lo sto usando per fare dei video. Diciamo che la qualità mi sembra buona, dai. Non guasterebbe un bello stabilizzatore d'immagine. Manca un grandangolo spinto. Però dai, onesta. Questa invece è la modalità macro e non mi sembra affatto male. Guardate un po' i dettagli della castagna con le gocce d'acqua. Bello. Ok, è arrivata la notte, buio totale, quindi andiamo a vedere un pochino com'è questa videocamera ad infrarossi. Giriamo lo smartphone verso il bosco. Allora, sulla distanza non illumina assolutamente, illumina più sulla breve distanza. Adesso ho sentito tra l'altro il verso di un animale. Adesso diciamo che illumina, ci permette di vedere all'incirca a 3-4 metri. Adesso rientro perché non vedo più niente, quindi mi sto orientando proprio con lo smartphone. Allora, facciamo un pezzettino di qua. Andiamo verso la legnaia. Beh, diciamo che ci dà la possibilità di orientarci. Riprendere della fauna selvatica con questa videocamera di infrarossi la vedo più difficile, a meno che vabbè non piazziamo lo smartphone e lo lasciamo lì un po' di tempo.
Giunto il momento delle conclusioni su questo smartphone, ancora bello bagnato con tutte le goccioline di pioggia e dopo l'immersione. Ovviamente lo smartphone funziona regolarmente come deve essere, è uno smartphone fatto apposta per queste situazioni. Allora, vale la pena comprare questo smartphone? Secondo me sì, perché per prima cosa ha un buon prezzo, perché si trova intorno ai 300 euro, euro più, euro meno. Quindi il prezzo è buono per il comparto hardware e tutte le cosine simpatiche e divertenti che racchiude questo rugged smartphone, tra le quali per l'appunto questa cassa che è una cassa vera e propria per ascoltare la musica, la presa AUX per poter ascoltare anche la radio, quindi io mi immagino per esempio un contesto interessante in cui potreste usarlo, magari come muletto, come secondo smartphone da portare in montagna, per situazioni magari un po' anche estreme, magari usandolo in inverno, così via. Ha una buona batteria che dura molto a lungo, quindi voi vi portate dietro uno smartphone che può essere utilizzato come navigatore satellitare, per esempio, con anche la possibilità di poter ascoltare della radio, della musica. Diciamo che per quanto riguarda il discorso foto, video, non ho ancora trovato il rugged smartphone dei miei sogni, ecco, non deve ancora probabilmente nascere questo rugged smartphone, perché hanno tutti in generale un comparto foto-video medio. Diciamo che questo tipo di smartphone non primeggia, non eccelle per quanto riguarda il comparto foto-video. Probabilmente anche qua ci saranno delle evoluzioni in futuro. Comunque sicuramente è uno smartphone che, se vi piacciono questo genere di smartphone resistenti, ve lo posso consigliare. Può andare bene anche non solo per le attività outdoors, ma anche per chi lavora in cantiere o anche magari anche per i vostri genitori che magari sono un po' sbadati e magari delle volte hanno bisogno anche di un audio forte per sentire la suoneria. Ecco, questo è uno smartphone che comunque è molto semplice, ha un display molto chiaro e ha anche la possibilità di fornirvi questo audio molto alto che anche chi ha problemi, qualche problema di udito potrebbe trovare molto utile rispetto ad altri smartphone che non hanno questa funzione. Vabbè, comunque vi lascio tutti i link in descrizione, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciatemi un like, fatemi sapere cosa ne pensate di questo smartphone AGM, il primo AGM che recensisco. Ci vediamo al prossimo video, un saluto da Luca, ciao a tutti, alla prossima!